Buongiorno a tutti, oggi in questo video vi dirò come mai a me piace suonare con la viola d'amore brani scritti e composti per la viola da gamba. Qualcuno storcerà il naso perché la cosa non è filologica, ma vedrete che dal punto di vista fisico-acustico è una cosa sensata. La prima cosa che salta all'occhio è la posizione differente con cui si suonano gli strumenti, la viola d'amore e la viola da gamba. La viola d'amore si suona appoggiandola alla spalla, così come il violino, diciamo, mentre la viola da gamba si suona appoggiando la viola da gamba esattamente appunto inconeandola sulle gambe. Questa è una differenza sostanziale dal punto di vista visivo, ma non è una differenza dal punto di vista acustico, cioè uno strumento, indipendentemente da come lo suono, suona sempre alla stessa maniera. Un'altra differenza che salta all'occhio subito è la differenza di forma. Se guardiamo un violino, la sagoma è fatta da curvature che si integrano tra loro, è molto elegante, mentre la sagoma della viola d'amore è un po' più squadrata, un po' più rozza, le curvature sono più semplici, esattamente come le curvature della viola da gamba. Se guardiamo il fondo del violino è un fondo curvo. Quando parlo del violino potrei parlare anche di viola o violoncello. I fondi di questi strumenti sono curvi, mentre il fondo della viola da gamba, come il fondo della viola d'amore, è un fondo piatto. Poi se invece guardiamo le F del violino, della viola del violoncello sono appunto a forma di F, mentre quelle della viola da gamba o della viola d'amore hanno forme più a fiamma. Queste caratteristiche sono importantissime per il timbro dello strumento. Perché? Perché le armoniche si propagano in maniera diversa nello spazio del corpo dello strumento e quindi influiscono sul timbro. Per quanto riguarda la dimensione dello strumento, effettivamente la dimensione è un'altra caratteristica che influenza molto il timbro dello strumento. Più grande uno strumento e più lo strumento avrà un suono cupo, caldo, più piccolo lo strumento, più lo strumento avrà un suono fine e aperto e chiaro. La viola d'amore è simile al violino, in realtà un po' più grande, ed è un po' più piccola della viola, mentre è assai simile in dimensione alla viola da gamba soprano, che è lo strumento più piccolo della famiglia delle viole da gamba. Se guardiamo invece il numero delle corde, il violino ha 4 corde, Mi, La, Re e Sol. La viola d'amore ha 6 o 7 corde, dipende dallo strumento, esattamente come le viole da gamba. Mentre l'accordatura della viola d'amore non esiste, nel senso che ci sono nella storia tantissime accordature, c'è un'accordatura un po' più utilizzata che è Re, La, Fa, Re, La, Re, però appunto vi sono tante accordature e quindi nessuno mi vieta di accordare esattamente la viola d'amore come accorderei una viola da gamba, quindi Re, La, Mi, Do, Sol, Re. Cosa succede? Succede che io posso suonare con la viola d'amore esattamente tutti gli accordi che sono stati scritti pensando alla viola da gamba, e questa cosa non è possibile col violino, perché per esempio se abbiamo in uno spartito un accordo fatto da 6 note, il violino ha 4 corde e quindi non posso suonare 6 note contemporaneamente. Questo mi fa pensare che effettivamente suonare un pezzo di musica da gamba sulla viola d'amore è una cosa sensata. Una differenza sostanziale c'è tra la viola da gamba e la viola d'amore, e cioè la viola d'amore ha 6 corde o 7 di risonanza che sono poste sotto il pontecello e che non si possono suonare, vibrano soltanto per simpatia quando viene suonata esattamente la stessa nota con le dita e con l'arco. Cosa succede? Succede che aumenta un suono. Io direi fare questo esempio qui. Ci avete presente un tunnel che collega 2 fermate della metropolitana? Ecco, se suonate una viola da gamba in quel contesto sentirete un riverbero che è molto molto simile alle viola d'amore che viene suonata con le corde di risonanza, quindi diciamo questa è un po' la differenza. Perché vi sto parlando di questo? Perché io con la viola d'amore ho registrato dei brani di Tobias Hume, un compositore inglese vissuto tra 5 e 600, scritti per la viola da gamba, e queste registrazioni entreranno nel progetto A Question and Answer
della casa discografica Novantiqua, in cui ci sono io alla viola d'amore, c'è Ari Yaxi, un fotografo finlandese che lavora con fotografia analogica, e Tobias Hume e la sua musica. Potete preordinare l'album e CD o sul sito di Novantiqua o da Dischi Fenice, in negozio a Firenze o sul sito. Grazie per l'ascolto e buona musica a tutti.